Buongiorno ragazzi, allora oggi proviamo a cambiare il cuscinetto del leveraggio del link posteriore. Questi sono originali Yamaha, parapolvere e cuscinetto. Ho preso le misure, sono andato in un'azienda che produce cuscinetti, tantissimi di tutti i tipi, e abbiamo preso il cuscinetto uguale, identico, e l'abbiamo pagato 18 euro, quindi meno della metà. Diciamo la metà perché qui c'è anche la guarnizione. Diametro dei rullini, la gabbia, tutto identico. Anzi, per chi segue il canale, visto che magari è anche giusto provare a risparmiare, vi faccio vedere proprio la sigla del prodotto, così magari riuscite a trovarlo anche voi a un prezzo più onesto. Niente, ora prendiamo una 17, un cricchetto, smontiamo il leveraggio. Controlliamo tutti gli altri cuscinetti, erano a posto, ce n'era uno solo che attraverso l'oringa si era infiltrata della sabbia, non si era rovinato, però ho provato a ripulirlo, secondo me le sedie si stanno danneggiando, lo cambiamo, visto che devo partire per un viaggio, voglio stare tranquillo. Ricomincia. 17. Allora, svitato i dati, estraiamo il primo link da questa parte. Vedete, vi ricordate come era ridotto l'altra volta? Completamente ossidato. Adesso non è più così. Perfetti, come nuovi. Sono identici, anche se vi sbagliate non succede niente. Quindi devo levare l'ultimo, ritorniamo di là perché c'è lo scarico che scassa. Con la chiave questa non ci arrivo, devo per forza Cili Pippo quanto è tosta. Cioè fa 2000 giri sto scarico per passare davanti a tutto, per rompere le scatole davanti a tutto, anche la curva qua sopra rompe le scatole con l'X-Trig, il precarico dell'Hollins. Ah, ammazza, va. Devo mangiare un po' di bistecche, oh. No, è andato. Questa magari è la delicatezza, è la mia prerogativa. Andiamo a vedere, Diamo un'occhiata a tutti i cuscinetti, cioè la sabbia c'è ancora. Ho fatto fuoristrada, ho fatto fango, guadi, ma la sabbia è rimasta attaccata. Comunque quello incriminato è questo qui, perché ci si era infilata la sabbia, ma l'ho pulito tutto sgrassandolo col VT40 e poi l'ho ringrassato. Ho fatto il processo 3-4 volte. No, comunque un minimo di attrito in più si sente. Questa è ancora sabbia, ma non ci posso credere. Quindi prendiamo l'estrattore, tiriamo fuori il cuscinetto, bisogna trovare il diametro giusto. Quindi abbiamo fissato il nostro estrattore nel cuscinetto, non è proprio perfetto, però comunque si adattano. E adesso teoricamente solo avvitando fa pressione sul bordo ed estrae il cuscinetto. Viene, si vede, sì. Poi per rimetterlo, dato che sicuramente non avete, come non ho io, una pressa, col cuscinetto vecchio e un martello, se ce l'avete di gomma ancora meglio, se no tanto comunque il cuscinetto vecchio da buttare. Ecco, si sente ancora la sabbia. Che roba. Cioè, avrebbe potuto lavorare ancora tanto, comunque si mangia i rullini dentro, non si fanno danni all'alberino, poteva restarci, però visto che dobbiamo partire. Quindi ora sfruttiamo una superficie che ci permetta di battere. Prendiamo il cuscinetto nuovo, questo verso l'interno,
metodo brutale. Allora, abbiamo finito, l'abbiamo ingrassato, adesso ci mettiamo la guarnizione nuova e lo rimontiamo. La guarnizione ha una scanalatura, va verso l'interno e questa è la parte esterna. Ottimo ragazzi, non so se pubblicherò mai questo video, però se qualcuno dovesse servire. Ciao! Ciao! Sto spatacchiando di grasso tutto, la Insta, il telefono, tutto quanto.